Ciao a tutti, oggi è sabato mattina, c'è una tranquillità incredibile, veramente un momento ideale per potersi dedicare al giardino, per fare dei lavori di pulizia, quello che farò questa mattina. Stamattina mi sono svegliato molto presto per fare delle orecchiette in casa, fatte in casa, da mangiare a pranzo. Subito dopo questo lavoro ho detto scendo giù in giardino e vado a fare un po' di pulizia nelle aiuole perché è cresciuta tantissima erba. Ho scoperto che adesso in giardino in questo periodo siamo circa quasi a metà luglio, sono finiti i gladioli e quindi in questo video voglio trascinarvi con me per godere della bellezza di questi bellissimi fiori. I gladioli sono piante facili da coltivare e regalano sempre una forte emozione in giardino. Ora vado a pulire un po' di aiuole, però vi lascio con un po' di musica e con la fioritura di queste bellissime piante. E in più magari farò qualche piccola descrizione sui lavori che sto facendo per raccontarvi anche un po' il tipo di piante che ho piantato l'anno scorso e che adesso stanno venendo su e stanno crescendo bene in questo terreno argilloso che a volte mi regala delle forti soddisfazioni, però anche un po' di problemi, perché un terreno argilloso è sempre un terreno sì, con tanta sostanza organica, però può anche essere un po' difficoltoso per la crescita di alcune piante. Comunque andiamo a pulire le aiuole e poi dopo questa carrellata di immagini di gladioli vi racconterò un attimo che cosa sta succedendo anche per quello che riguarda una piccola zona dell'orto che diciamo qualche pianta sta cominciando a crescere, qualcuna l'ho tolta per sostituirla con delle piantine piccole da orto, tipo i cetrioli, ma comunque vi racconterò tutto nel corso di questo breve video dedicato alla pulizia del giardino. Ciao ciao! Mi piace tantissimo questa tonalità porpora violacea di questo gladiolo, ha sviluppo veramente molto alto, è alto quasi quanto me, anzi un po' più di me forse. Bellissima pianta, guardate che la colorazione di questi fiori, alcuni si stanno già chiudendo perché sono sbocciati nei giorni scorsi, qui ce n'è altri 2 steli, sono stati legati con dei fili elastici in modo che il vento quando li fa oscillare non li spezza. Se noi li leghiamo con un filo rigido, nel forte vento magari può accadere che il ramo che porta i fiori si spezza. Quindi con un filo elastico, un filo di gomma, si può tutelare un po' la pianta, sperando che non ci siano appunto questi forti venti che a volte arrivano qui in questa zona e che rischiano magari di fare qualche disastro. Magari sarebbe stato meglio legarli un po' più su, in modo che flettono un po' meno, però vediamo che cosa succede. Li ho legati in questo modo e mi stanno regalando questa bellissima fioritura. Qui l'anno scorso coltivavo i pomodori con insuccesso perché li avevo messi troppo vicini uno con l'altro, poi quest'anno per via del mio infortunio non sono riuscito a coltivare l'orto, però qualche pianta di pomodoro c'è qui in fondo alla rete, poche piante, tanto per raccogliere un po' di pomodori e non avere molto lavoro nell'orto per quello che riguarda anche un po' la tutela della mia caviglia in questo periodo. Qui ho tolto le taccole che avevo piantato, i piselli mangiatutto che avevo piantato, l'avevo seminato agli inizi di aprile, prima di farmi male, tolte le taccole perché poi alla fine non sono cresciute bene, però qualcosa abbiamo mangiato, ho deciso di piantare dei cetrioli in modo da avere un qualche cetriolo da raccogliere poi durante l'estate e portarlo in tavola. Qui invece è cresciuta una foresta di rafano. Laggiù c'è una pianta un po' più grande che ha già 2 anni e mezzo, quindi quest'anno in autunno potrò raccogliere poi un pezzo di questa radice molto aromatica per poter fare questa salsa che in Veneto mi sembra che sia chiamata cren,
una salsa veramente molto molto forte che a me piace tantissimo. Qui invece si sono sviluppate un sacco di nuove piantine di rafano, però il rafano quando viene messo in coltivazione, viene piantato in terra, per poter usufruire della sua radice bisogna aspettare circa 2 anni di crescita in modo che si possa sviluppare bene la radice. Se ne può poi raccogliere una, tanto poi come potete vedere si allarga nella terra e forma nuove piante, e quindi abbiamo radici di rafano qui per molto molto tempo. Per qualche anno mangeremo questa ottima radice aromatica con cui si crea questa salsa veramente dal sapore molto forte, molto deciso. L'erba di San Pietro è cresciuta veramente tantissimo, andrà potata un pochettino stamattina per sistemarla. Qui c'è un pomodoro che è cresciuto, ecco qui, sono dei pomodori che ha piantato Giorgio. Ci sarà poi da mettere dei paletti per poterli sostenere, e così dai, abbiamo anche qualche pomodoro quest'anno. Purtroppo quest'anno non farò l'orto, abbiamo visto nel video precedente come il mio orto è stato invaso anche da piante infestanti, con la pulizia la farò poi un po' più avanti. Volevo occuparmi qui nel sentiero degli Iris, dove c'è questo piccolo orticello, e fare una pulizia qui stamattina per non sovraffaticarmi troppo. In più in questa zona stanno crescendo con le semine dell'anno scorso, perché le piante hanno rilasciato i loro semi, tanti tagete. Non sono ancora fioriti, c'è un piccolo fiorellino lì, spero di avere di nuovo qui nel giardino questo tagete enorme che era molto alto, pieno di fiori. Anche qui c'è un video dedicato alla raccolta dei semi del tagete, magari se mi ricordo metterò poi il link al di sotto di questo video, con queste fioriture arancioni spettacolari. Quindi tante piante facili, tagete, gladiolo, iris, piante che regalano delle emozioni, del colore, e in più hanno bisogno anche di poca manutenzione. Tagete, iris e gladiolo non hanno bisogno di innaffiature continue, quindi ci tolgono anche un po' di lavoro e ci regalano queste bellissime fioriture colorate. Qui anche un angolo del giardino veramente colorato, c'è l'ortensia azzurro con questi fiori molto grossi, blu, veramente uno spettacolo, che contrastano con i rami che diventano poi neri. Quindi c'è questo contrasto nero, verde e blu, veramente un gioco di colori bellissimo. Qui c'è una dalia piantata dedicata alla mamma di Giorgio. Ho scelto questa dalia rossa, le dalie erano i fiori preferiti dalla mamma di Giorgio, quindi ho deciso di portare questo tipo di colore e questo tipo di pianta anche qui nel giardino. Quindi questa dalia la lascerò crescere qui e poi prima dell'inverno verrà raccolta e conservata per poter avere sempre nuovi fiori poi nel corso della stagione del prossimo anno. Le rose knockout, è inutile dire quanto siano spettacolari, quanto siano belle e quanto siano facili da coltivare. Sono sempre in fiore e regalano in questo pezzo del giardino veramente un percorso colorato con questo colore acceso veramente smagliante, qualcosa di straordinario. Piante veramente molto molto facili da coltivare, le rose knockout. Anche gli emerocallis, piante che regalano un colpo di luce nel giardino, un colore aranciato bellissimo, ce ne sono di diversi tipi, si possono scegliere dei colori che ci piacciono, diversi dal colore aranciato di questa varietà. Anche qui piante molto facili da coltivare, hanno bisogno di essere bagnate ogni tanto, altrimenti tendono poi a seccare nelle punte, quindi regalano poi alla pianta un aspetto un po' disordinato, un po' trascurato, mentre se le bagniamo ogni tanto mantengono questo verde molto bello delle loro foglie, e in più ci regalano nella stagione appunto estiva queste fioriture bellissime. In accostamento col banano gli emerocallis sono proprio l'ideale, perché c'è questo verde delle foglie molto grandi del banano con questo portamento un po' verticale anche dei fiori dell'emerocallis, che seguono un po' la verticalità del banano, e in più ci sono queste foglie che hanno questa forma un po' rotondeggiante, il cespuglio rotondeggiante delle foglie dell'emerocallis, che fa questo contrasto molto bello con il banano. Banano che sta crescendo molto bene, era un po' rallentato nel mese di maggio per via di queste temperature bassissime, queste piogge continue, adesso è arrivata questa botta di calore, quindi lui parte
e tra l'altro c'è anche già un casco con le bananine che si sta sviluppando là sotto e ne possiamo vedere uno anche qui. Vi abbasso un po' questa foglia e potete vedere lì il casco delle banane. Banane, la musa banjo è un banano che crea delle piccole bananine ma non sono commestibili, non riescono neanche a svilupparsi bene, almeno qui nel clima piemontese. Però la pianta è meravigliosa e stupenda. Emerocallis, fiori arancioni, anche qui tanto colore nel giardino. E sempre con la verticalità della canna indica, con questo fiore scarlatto fantastico. Vi lascio al resto del video. Qui c'è anche un malvone, ha i fiori neri, però purtroppo è stato attaccato dalle lumache anche ad una certa altezza, si sono arrampicate e hanno mangiato qualche fiore che stava spuntando e dovrò aspettare che sboccino quelli lì un po' più su. Qui infatti ci sono foglie mangiate eccetera. Lì c'è l'Alche-Kenji, quest'anno l'Alche-Kenji l'ho un po' circoscritto perché aveva colonizzato molto il prato, quindi venne circoscritto in questa piccola aiuola in cui ci sono queste foglie bellissime, questi fiori meravigliosi della canna indica, in contrasto poi con i fiori neri successivamente del malvone. E in più in autunno ci sarà ancora colore perché ci saranno poi gli Alche-Kenji che creeranno queste lanternine, chiamate anche lanterne cinesi, che si coloreranno di arancione molto forte, quindi questo angolino sarà sempre colorato. Non potevo non parlarvi di una pianta che ho deciso di sistemare sotto il banano perché ha bisogno di ombra, è una pianta che non sopporta molto il sole, è un'ortensia che non sopporta molto il sole e quindi va coltivata in zone ombrose. Una pianta straordinaria, guardate i suoi fiori, sono di una bellezza incredibile. Questo violetto circondato da fiorellini bianchi. Questa è una ortensia aspera, sargentiana, un'ortensia che diventerà grande, anche alta, anche 4 metri, quindi diventerà un qualcosa di veramente enorme. E io l'ho sistemata sotto il banano perché il banano, come potete vedere, sviluppa questi fusti molto slanciati in alto. Lei con i suoi rami un po' disordinati creerà in questo punto qua del giardino una sorta di cespuglio con queste foglie molto grosse, vellutate, bellissime, e con questi fiori che io trovo belli. A molte persone ho notato che, almeno molte persone che vengono qui nel mio giardino, amici, a tanti non piacciono le ortensie. A me non piacciono tutte le ortensie, diciamo, ci sono alcune ortensie che trovo che si somiglino molto una con l'altra, ma alcune hanno delle forme e degli sviluppi incredibili, come l'ortensia azzurro con questi fusti neri e i fiori blu, un contrasto di colore molto bello, e l'ortensia aspera sargentiana che diventa veramente enorme e che colonizzerà la base del banano creando anche ombra in questa zona in cui ci sono delle piante che ho messo qui appunto come piante da ombra, e quindi un po' di equilibrio e colore con questi fiori straordinari. Guardate qui che belli, sono veramente belli. La pianta è tutta pelosa e anche piacevole toccarla e non vedo l'ora che si sviluppi in altezza 3 metri, 3 metri e mezzo, 4 metri, colonizzando questa base e creando un grande cespuglio fatto di banana, ortensia e piante da ombra. Questo fa sì anche che poi in questa zona l'erba crescerà un po' meno con tanta ombra e quindi anche qui ci sarà un po' meno lavoro da fare.